Ciao e bentornata o bentornato sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Si avvicina il Natale, poi il Capodanno, poi l'Epifania, un lungo periodo di feste. E tra le tante attività di questo periodo c'è anche quella di scambiarsi gli auguri. Possiamo scrivere i nostri auguri su biglietti di carta come questi, oppure scrivere messaggi con il cellulare o scrivere mail o semplicemente dirli a voce. Ma come facciamo gli auguri in italiano? Oggi lo vediamo insieme. Però ti consiglio di seguirmi fino alla fine perché ad un certo punto ti dirò dove trovare un'attività molto utile per praticare l'argomento del video di oggi, ma per imparare veramente ad usare la lingua italiana in modo più naturale possibile, come un vero italiano. Intanto cominciamo! Un augurio che possiamo sempre usare in qualsiasi ricorrenza o festa è proprio auguri. Auguri va bene per un compleanno, per un onomastico, per le feste come il Natale, la Pasqua, il Capodanno, il Ferragosto. Insomma, puoi sempre usarlo, senza sbagliare mai. Ma molte volte alla parola auguri aggiungiamo anche tanti auguri o tantissimi auguri. Un altro modo molto semplice è quella di aggiungere l'aggettivo buono davanti al nome della festa o alla situazione. E quindi in questi giorni io dico spesso buon Natale o buon anno, buon Capodanno o buone feste per intendere il lungo periodo di feste che stiamo per vivere. Molte volte possiamo anche unire le due formule e dare vita così a espressioni tipo tanti auguri di buon Natale, tanti auguri di buon anno, di buone feste, oppure i miei più cari auguri di buon Natale, di buon anno, di gioia e serenità. Un altro modo che usiamo spesso è quello di usare l'aggettivo felice. Felice Natale, felice Anno Nuovo. Un classico augurio che molti italiani usano è questo: Buon Natale e felice Anno Nuovo. Usando sempre il verbo augurare, abbiamo anche espressioni come ti auguro un buon Natale, buon anno, buone feste. Attenzione perché ti auguro è io auguro a te, quindi situazione informale. Se invece mi trovo in una situazione formale, allora devo cambiare il pronome indiretto e diventa le auguro buon Natale, buon anno, buone feste. E come rispondiamo a questi auguri? Semplicemente con grazie. E se io voglio augurare la stessa cosa alla persona con la quale sto parlando, allora posso dire grazie altrettanto, grazie anche a te, situazione informale, oppure grazie anche a lei, situazione formale, o anche a voi, se parlo a più persone. Oppure posso dire ricambio con affetto. Bene, ora concentrandoci ancora sulle prossime feste che vivremo, per esempio il Capodanno. Bene, allo scoccare della mezzanotte, nella festa quindi dell'ultimo dell'anno, generalmente ci abbracciamo, ci baciamo, facendoci gli auguri. Possiamo usare buon anno, felice anno nuovo, ma al momento del brindisi ricordate, diciamo cin cin o salute, che sono ben auguranti. In realtà ci sono molte altre formule di auguri, ci sono tante alternative e se vuoi vederle, impararle ed usarle come un vero italiano, allora io ti consiglio di cliccare sul link che trovi nella descrizione al mio video.
questo link ti invierà nella nostra rubrica Le sfide di classe italiana. La conosci già? Io ti consiglio di seguirla ogni sabato sui nostri social come la pagina Facebook o il profilo Instagram, e sul nostro sito trovi una nuova sfida. Sono brevi, veloci e sono un modo per metterti alla prova, per migliorarti in un modo divertente. E la mia collega Diana per il mese di dicembre ogni sabato ha preparato una sfida delle feste. Quindi appena finisci di vedere il video ti consiglio di correre e andare a cliccare sul link e divertirti. Bene, ora riprendiamo il nostro lavoro. Come diciamo, quali sono gli auguri che usiamo oltre le feste di Natale, di Capodanno che stiamo per vivere? Cioè, cosa diciamo nelle altre feste? In realtà è molto semplice, come abbiamo detto, spesso basta aggiungere buon, buona, buone davanti al nome. Quindi, per esempio, per una festa personale come il compleanno possiamo dire buon compleanno. Oppure se l'età, il numero degli anni è importante, potremmo dire buon diciottesimo, buon quarantesimo, buon cinquantesimo e così via. Oppure un classico augurio è 100 di questi giorni. Oppure per una festa come l'onomastico, che è la festa cattolica del nome, basta dire buon onomastico. Oppure buon Ferragosto, il 15 di agosto. Ma anche se non è una festa, ma voglio augurare qualcosa di buono e di bello alla persona con la quale sto parlando, per esempio sta partendo per un viaggio, posso dire buon viaggio. Oppure per le vacanze, buone vacanze. O semplicemente oggi è venerdì, quindi ti auguro buon fine settimana. Oppure la mattina vado al bar, prendo un caffè, esco, saluto e poi aggiungo buon lavoro, un modo gentile per augurare di continuare a lavorare. E quando c'è una festa che ricorre ogni anno, come un anniversario, cosa si dice? Beh, generalmente si dice buon anniversario. Per esempio, buon anniversario di matrimonio. Attenzione, il compleanno sì, è una festa che ricorre ogni anno, ma non lo chiamiamo anniversario. Invece, proprio per il matrimonio si può dire auguri, ma non diciamo buon matrimonio, ma diciamo congratulazioni. Congratulazioni è un augurio che noi usiamo quando è successo qualcosa di positivo, di bello, quando la persona ha avuto un successo nella sua vita, ha raggiunto un traguardo, come per esempio la fine degli studi, la laurea, la nascita di un figlio, per esempio la vincita di un concorso o un avanzamento di carriera o un nuovo lavoro. Ecco, in queste circostanze si può dire congratulazioni. Bene, io spero che tu ora sia in grado di scrivere, di dire i tuoi migliori auguri per Natale o per le prossime feste ai tuoi amici in italiano come un vero italiano. Ti ricordo il link nella descrizione al video. E poi io sono curiosa però, ti aspetto nei commenti, fammi sapere se nella tua lingua, nella tua cultura ci sono ovviamente forme di auguri, anche dove non si festeggia il Natale, ma per le altre feste. Sono curiosa, ti aspetto. E io intanto ti faccio i miei migliori auguri per le prossime feste, perché siano giorni sereni e con le persone che più ami. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo video. Ciao!